Ciao a tutti ragazzi, oggi sono al Tokyo Game Show 2018 dove per una volta non faccio cosplay nella mia vita per un incidente, storia triste, ma lo farò domani vestita da Tekken. Oggi sono una comune cliente che andrà a giocare ai videogiochi tipo bambina felice e non vedo l'ora di provare un sacco di cose se ci riuscirò. Vediamo già qua il nostro bellissimo pannello con la pubblicità di Fallout che io non avevo capito, perché ero lì, perché c'è la pubblicità di un detersivo? Perché sembra l'omino che ci sono nei detersivi, invece non è vero, sono io che sono una stupida ignorante. Adesso andiamo a comprare il biglietto. Oh mio Dio, che ficata! Qua alla nostra destra vediamo già il largo spazio per i cosplayer. Quelli sono tutti cosplayer e fotografi dove domani sarò lì anch'io. Appena entrati abbiamo un sacco di giochi fatti da studenti, da compagnie più piccole e compagnie estere, tra cui in realtà Compass, che sarebbe questo nuovo gioco in Giappone che sta spopolando un sacco. Ci sono un sacco di mie amiche cosplayer che lavorano per questo gioco. Ovviamente potete provare tutti i gameplay, poi tutti i giochi ovviamente gratis. Ragazzi, io lì vedo un Dead or Alive, Dai, indovinate il mio prossimo cosplay. Ta-dan! Farò di fare cosplay presto di Elena. Abbiamo anche incontrato il cane di Sio. Quanto è stupido! Noi abbiamo un'unica missione in questo Tokyo Game Show, ovvero incontrare Kojima, prenderlo, portarlo in Italia e baciarlo. Baciare Kojima! No, quanta stima abbiamo per quell'uomo, troppo. Penso che solo la metà degli stranieri sta cercando Kojima. La metà. Speriamo di arrivare in tempo. Ho visto. C'è lì lo stand, ce l'ha lo stand, è vero, perché vedo la faccia dello gnocco. Che sarebbe non è lui, no, cattivo, triste. Adesso arriviamo agli stand grossi. PlayStation, Sega, oh mio Dio quanta gente. Ma non sembra Ray da vecchio? Cioè dai, è uguale. Amore, cosa ci fai nel cartellone? Sto cercando di filmare qualcosa ma c'è davvero un sacco di gente. Ed è appena passato sul Calibur, sono tanto triste perché oggi devo fare Ivy e per il fatto dell'UPS che praticamente ha perso il mio pacco non l'ho potuta fare, quindi oggi mi sono persa metà del lavoro e sono abbastanza incazzata per questo. Però pazienza, sarà per gli eventi di Soul Calibur che usciranno e al momento siamo davanti alla Square Enix dove sta finalmente per uscire Kingdom Hearts 3. Tutti siamo felici e io dovrei fare il cosplay, ma non so se lo farò perché non mi ci vedo. C'è la Google, mi interessa la Google. Siamo davanti a Devil May Cry 5 dove io farò il cosplay di Lady sicuramente e Biohazard che sarebbe Resident Evil 2. Marti, com'è il Tokyo Game Show? Fico! Vabbè, non abbiamo visto niente! Abbiamo visto tanta gente! Sì, ecco, tanta gente. Esatto. Beh ragazzi, posso dire che di novità ce ne sono davvero tante quest'anno. Confronto a 2 anni fa che era un po' flotto, quest'anno io direi che già 4 titoli avranno tutti i miei soldi e i miei cosplay. Adesso finiremo l'ultimo giro, io proverò a giocare a qualcosa, si spera di non perdere tutto il pomeriggio. Vediamo anche le super cosplayer stragnocche, ragazzo, stragnocche queste. E se vi state chiedendo perché Yuriko tu non stai lì che sei cosplayer ufficiale, bla bla eccetera, perché purtroppo quando ho fatto il cambio di agenzia erano già chiuse tutte le audizioni, tutti i tipi di lavoro del Tokyo Game Show che finiscono circa a inizio agosto. Io sono entrata a fine, quindi per un pelo l'ho mancato. Però vabbè, è la prima volta che mi godo il Tokyo Game Show da turista e devo dire che non è niente male. C'è Supersonico, patata bella, amore della mia vita! E lì stanno annunciando il nuovo gioco di Kill la Kill. Adesso andiamo davanti a Twitch. Adesso qua bisogna parlare di cose importanti, perché questa donnina è la donnina che mi ha fatto aprire Patreon e lei dice che io dovrei fare Twitch. In quanti sono d'accordo? Perché dovrei fare Twitch? Perché io dovessi parlare in inglese? I play to Life is Strange on the lap of the il mio inglese va bene, però ci si sta a pensare. Però almeno potrei giocare ai videogiochi senza sentirmi in colpa che spendo tempo. Stavo dimenticando di dire che io ancora non ho Twitch, ma la signorina qua ce l'ha. Parla in inglese, a differenza mia lo parla bene. Solo inglese e si chiama Sophie Vera, quindi andate a cliccare nel suo canale a vedere come gioca bene e parla bene inglese. Io faccio cagare, poi ci metteremo a confronto. Un giorno faremo un live insieme, vero? Sì! A Overwatch che non ci
anime davvero bellissimo che parla di teatro e adesso ci stanno anche facendo un giochino. E tipo, forse in queste noterete già la mia preferita, che nell'anime è lei, quella con i capelli lunghi, biondi, e poi invece nel gioco ci sta lei, stragnocchina. Sponsorizzazione né niente, voglio solo farvi vedere la mia nuova droga che è la Coca-Cola col caffè. È il male puro in una lattina, ma lo amo terribilmente. Non ha un bel odore. No, invece sì, sa di caffè. No, grazie. Sì. Per me è buonissima. Sì, è meglio della Coca-Cola normale. Mi sa meglio della Coca-Cola normale? Hashtag no sponsor. Ciao Coca, ciao Coca-Cola, mi sponsorizzi, mi avere una cassa di Coca-Cola al caffè per tutta la vita, grazie. E qua vediamo il tizio che riprende il bellissimo culo di una cosplayer. Ed ecco lo store di Kojima che è pieno di stranieri che vuole comprare il merchandising, tra cui noi. E qua abbiamo il nostro stand di Dead or Alive con le nostre bellissime gnoccone dove c'è il culo di New Tengu che vorrei far vedere, davvero bellissimo. E le tette di Onoka, oddio! Raga, ma se dico che io voglio questo qualcuno mi prende per pervertita? Sì, ovviamente sì. Se fossi ricca me la comprerei subito, ma costa tipo 500 euro, ma è bellissima. Però sono riuscita a fare le mie piccole compere delle SNK Girls. Guarda che carina! Ah, meno male. Poi abbiamo il mio personaggio preferito, è Leona. Quanto è bella. Ragazzi, qua c'è la lotteria di Sonic dei gacha gacha, io le voglio tutte. No, il coccodrillo, lo odiamo questo. Ok, la rifarò. È Rouge, oh mio Dio, patata bella. Allora, io ho fatto delle compere molto carine. Questo è il mio cappellino di Death Stranding. Poi abbiamo il portachiavi perché mi piaceva un sacco il design. E per il mio ragazzo ho comprato la cover del cellulare. Questo sì che è amore. Amore, amami tanto. Il mio ragazzo che già sta sclerando su Instagram e mi ama ancora più di una vita. E questi sono i veri goal couples. Non mi guardare Ciccio perché lo sai anche tu. Ok, non ho firmato per privacy, ma penso che mi hanno fermato una quindicina di persone, sia tra italiani, giapponesi, stranieri, e in più mi hanno chiesto la foto. Io sono vestita così. Ho incontrato una ragazza italiana che da nostra non è Piacere. Da quanto sei in Giappone? Da un anno e mezzo. Da un anno e mezzo è la prima volta che vieni al Tokyo Game Show. Ok, come ti sembra? Molto meglio del Comic. Molto meglio del Comic, questo è vero, quindi diciamo che per una persona che vuole vedere una fiera in Giappone, quale gli consiglieresti il Tokyo Game Show? Molto meglio il Tokyo Game Show. Molto meglio il Tokyo Game Show, è vero? Soprattutto per i cosplay. Per i costi, è vero, perché qua intanto c'è una temperatura dove non muori e non c'è così tanta gente. Quindi oggi da cosa sei vestita? Che sembriamo simili, sembriamo due bamboline. Sono lista di Ferrand. Sta andando. Ciao! Cringy! Stringo cosa? No, niente. No, che qua facciamo scandalo. Esatto. Presentati ai miei Ai tuoi follower? follower. Presento. Follower. Ciao, sono il rotolo. Ma sai che mi hanno soprannominato Maki-san, rotolo? Maki-san, non gli sta per Rotolo. niente bene. Sono No, Andrea per Rotolo, niente. sono un doppiatore italiano e partecipo al Orion Web Dubbing. Abbiamo creato insieme questo canale su YouTube, Io li seguo. più o meno. Chi è che l'ha aiutato a Gli ho creare? regalato la maglia e ancora non si è fatta una foto con la maglia. Brava, brava. Complimenti, complimenti. Bene. Ci stiamo divertendo, tra
poco farò questa piccola esibizione. Chiamiamolo lo show semplicemente, che stanno raccogliendo appunto cosplayer di Tekken. Mi è dispiaciuto un sacco non uscire tipo per gli sport, si sono le Tekken Girls, ma sono cose di contratti, robe varie. Quindi vabbè, oggi e ieri sono venuta qua come Ukiak-san per la prima volta come cliente, e a dire il vero mi piace un sacco perché per una volta ho provato dei giochi, ho visto delle cose, ho fatto compere, cosa mai esistita finora, quindi sono divertita. Avrei sperato di trovare più cosplayer di Tekken, ne ho visto davvero pochi, spero che dopo si raccoglieranno in tanti, perché ieri c'era un'Anna bellissima che, come l'ho vista su Twitter, ho sclerato un sacco. Tornata a casa bellissima e distrutta con la mia maglia di Tekken, ho ricevuto altre felpe dallo staff di Tekken che ovviamente indosserò, grazie mille. È stato davvero molto carino e divertente. Ovviamente quando fai cosplay sei dannatamente costretta a fare cosplay, diciamo, e non ti muoverai mai da lì. Però sono contenta di aver ricevuto un sacco di foto, ho visto anche un sacco di italiani, un sacco di persone che conoscevo, e sicuramente, come vi abbiamo detto, il Tokyo Game Show penso che sia una delle migliori fiere a livello anche soprattutto di cosplay che ci sta in Giappone. Non è come le 3, è totalmente diverso, quindi è normale che ci siano file, code, ci siano determinate regole e soprattutto che l'evento chiude presto, nel senso, se io sono arrivata, cioè nel senso c'è una coda tipo di 2 ore per entrare, no? E quindi arrivi lì alle 10, ma potrai sicuramente entrare solo alle 11, 11 e mezza, massimo mezzogiorno quando c'è tanta gente, e hai solo 4 ore perché la fiera chiude alle 5, ma iniziano già a chiudere più o meno verso le 4, 4 e mezza. Anche il cosplay era solo fino alle 4. Spero il prossimo anno di uscire magari in qualche stand, oppure fare dei cosplay che mi piacciono, nel senso, io faccio cosplay che mi piacciono, però essendo che è il Tokyo Game Show e io faccio più cosplay forse di videogiochi che di anime e manga, mi sarebbe per esempio piaciuto un sacco portare Ulala di Space Channel 5, Tomb Raider, insomma ci sono una marea di giochi che in realtà non ci ho ancora fatto il cosplay, e essendo i miei videogiochi preferiti ce li ho proprio dentro nel cuore e nell'anima. Va bene, si nota che sto distrutta, sì, si nota che sto distrutta, forse ho perso il mio cappellino di Kojima e sono tanto triste, ma spero di ritrovarlo, sperando nella carità dei giapponesi che non rubano niente, perché mi sa che l'ho lasciato tipo in un ristorante, ero troppo stanca, mi stavo addormentando in treno. Per il resto ho visto il produttore di Soul Calibur che mi è venuto a vedere alla sfilata di Tekken, e ne ero estremamente mortificata, ero tipo, mi dispiace. Io, il mio team e tutte le persone che hanno lavorato a quel costume abbiamo dato il massimo per finirlo entro una settimana, e nonostante tutto non è arrivato per via delle poste, e questo ci ha dato un colpo al cuore, a me al portafoglio, un colpo al cuore terribile, e mi è dispiaciuto perché appunto ci teneva, e eravamo solo io e Nightmare ufficiali per Soul Calibur. Però io ho fatto vedere Work in Progress e mi ha dato delle aspettative per i tornei forse di Soul Calibur, quindi si spera. Non è tutto finito, però ecco, ci avrei tanto tenuto a portarla al Tokyo Game Show, anche se effettivamente con tutti i... cioè c'erano un sacco di... come si chiama? Virgola problemi, cioè che ti fanno il check delle mutande. Io ho già detto tantissime volte che in Giappone ti fanno il check delle mutande, e questa volta hanno aumentato, c'era il check delle mutande e il check dei capezzoli, e quindi mi hanno chiesto se avevi i copricapezzoli, e io sono tipo rimasta così: no, non ho il copricapezzoli. Però se dovessi uscire una tetta, sto con un costume da bambola, come ci esce e io tipo, cioè era allibita più che altro perché in più cioè è rimasta lì 5 minuti perché il vestito di Lily è scollato fin qua, e quando io faccio le pose così potrebbe vedersi il reggiseno color carne. Madonna, scandalo ragazzi.
che registrano color carne. E così mi hanno fatto mettere dello scotch che in realtà mi ha semplicemente rovinato il vestito, e lì mi stavo anche un pelo incazzando perché ero lì, cioè non toccare le cose che tu no e non tieni, è perché è ovvio che lo scotch non tiene sulla pelle così tanto, cioè è fatto così, punto. E io dicevo, ma io non le voglio far vedere le mie tette, nel senso ha una scollatura ma non ha una scollatura così grande, quindi ovviamente se mi piego così si vede, visto che lo so e non sono stupida non mi piegherò così. E lei continuava a non farlo. Io ho pensato, ma se portassi Ivy che c'ha tutto scoperto, anche se color carne, perché Ivy è stata fatta in modo che da qua in giù è tutta color carne, però sembra nuda, cioè comunque, cioè non so cosa mi avrebbero potuto chiedere, però nel senso io sono rimasta sconvolta perché poi ovviamente uscendo c'erano le classiche tipe che si alzavano la gonna e si fotografavano le mutandi e i peli di qualsiasi cosa. Quindi sono tipo rimasta, vabbè ragazzi, però se volete essere rigidi però fatelo bene, nel senso andate a vedere chi c'è fuori, boh. A parte questa piccola cosa che mi ha appena triggerato poco prima di iniziare, per il resto sono stata felice. Devo ringraziare un sacco Maru, cioè Martina, per avermi aiutato come assistente tutto il giorno. E per il resto speriamo di lavorare insieme di nuovo per sia Tekken che Soul Calibur, e forse anche un altro videogioco di lotta che non vi sto ancora a dire niente. Vi mando un mega saluto da Tokyo e voglio sapere assolutamente quale gioco state aspettando, perché al Tokyo Game Show ci sono stati dei grandi titoloni, e se posso dire io personalmente, vabbè sì, cioè è scontatissimo, ma in realtà quello che sto aspettando di più è proprio Soul Calibur. È proprio il nuovo Soul Calibur 6, lo sto aspettando da anni, però ci sono un sacco di novità. Scrivetemi nei commenti quale gioco state aspettando. Io scommetto che la maggior parte sarà Kingdom Hearts. E per il resto ci vediamo al prossimo video. Ciao! Matane, kyo, mite kurete arigatou, metsu tsukaretanda. Bye bye!